Buongiorno, sono il dottor Andrea Ferrero e in questo video vi parlerò dell'alluce valgo, che è una patologia del piede molto frequente soprattutto nel sesso femminile. La deformità interessa in particolare il primo osso metatarsale e la corrispettiva falange prossimale, che non sono più correttamente allineate ma tendono a spostarsi in due direzioni diverse. Tutto questo porta alla progressiva formazione di una sporgenza ossea che è la principale causa dei sintomi dolorosi per lo sfregamento contro la tomaia della scarpa. Il primo dato da considerare quindi è che la sporgenza ossea che sfrega contro la scarpa non è causata dalla formazione di nuovo osso, ma è semplicemente legata alla deviazione della testa del primo metatarsale. La diagnosi di alluce valgo è molto semplice. Basta infatti un esame clinico in cui il medico non dovrà solamente vedere il piede sul lettino, ma osservare anche come camminate, valutare la pianta del piede sul podoscopio per escludere la presenza di un piede piatto o di un piede cavo e valutare sul lettino la mobilità delle dita, la presenza di zone dolenti alla palpazione ed eventualmente la presenza anche di una brevità della muscolatura del polpaccio, che è importante da identificare per correggerla mediante un programma di stretching specifico. Tuttavia, per una corretta gestione occorre eseguire almeno un esame radiografico. Esami come la risonanza magnetica oppure la TAC non sono generalmente necessari se non in casi selezionati. L'unico esame veramente indispensabile è una semplice radiografia del piede, che tuttavia deve essere eseguita in carico, cioè in piedi, e non semplicemente sul lettino radiologico. Sulle radiografie in particolare valuteremo non solo la presenza di una degenerazione della cartilagine, che chiamiamo artrosi, ma potremo anche calcolare con precisione l'angolo di deviazione tra il primo e il secondo metatarsale, nonché l'angolo tra il primo metatarsale e la falange corrispettiva. Calcolare l'entità di questi angoli infatti ci permette di scegliere la tecnica chirurgica più adatta. A seconda dei casi possiamo optare per un trattamento conservativo o chirurgico. In nessun caso si opera solo per motivi estetici, ma solo in caso di dolore e difficoltà ad indossare scarpe chiuse. Per quanto riguarda l'opzione non chirurgica, a parte il tentativo di usare scarpe più larghe e con la tomaia più morbida per ridurre lo sfregamento sulla deformità ossea, si possono trovare in commercio diversi tipi di tutori, la cui efficacia purtroppo è spesso molto limitata, soprattutto nei pazienti più attivi. Nei casi in cui l'approccio conservativo non abbia portato al miglioramento sperato, si può considerare un trattamento chirurgico. Non esiste una tecnica chirurgica che possa essere universalmente proposta a tutti i pazienti. La tecnica chirurgica è scelta in base a diversi fattori come l'età del paziente, l'eventuale presenza di artrosi a livello dell'articolazione dell'alluce, il grado più o meno severo della deformità, la presenza di una iperlassità legamentosa e l'eventuale presenza di altre significative deformità del piede. È comunque bene sottolineare che qualora l'articolazione dell'alluce presenti un'artrosi troppo avanzata, l'intervento chirurgico consigliato è quello di una artrodesi, cioè un blocco definitivo dell'articolazione. In linea generale dividiamo le tecniche chirurgiche tra quelle mini-invasive e quelle classiche, dette a cielo aperto perché prevedono un taglio più lungo. Generalmente l'anestesia di scelta per questo tipo di chirurgia è un blocco popliteo. In questa anestesia si inietta una piccola quantità di anestetico a livello del polpaccio, utilizzando un ecografo per controllare che la punta del lago si avvicini al nervo, permettendo quindi di utilizzare una piccola quantità di farmaco. Il grosso vantaggio di questa anestesia è quello di essere efficace per molte ore anche dopo l'operazione, con un tasso di complicanze molto basso. Molte persone, pur accettando un'anestesia periferica al polpaccio, chiedono di non vedere e non sentire quanto accade attorno a loro in sala operatoria. Questa richiesta è facilmente esaudibile eseguendo una piccola sedazione che vi farà addormentare per un po' senza la necessità di essere collegati ad un respiratore, come nel caso dell'anestesia generale.
La tecnica chirurgica mini-invasiva, perlomeno quella detta percutanea, prevede diversi piccoli tagli della pelle, dell'ordine di pochi millimetri, attraverso cui si fanno passare degli strumenti chirurgici. Poiché i tagli sono molto piccoli, è bene identificare i punti precisi sotto controllo radiografico. Attraverso queste piccole incisioni si fanno passare degli strumenti chirurgici dedicati, tra cui una fresa motorizzata del diametro di 2 mm, che serve a tagliare l'osso. Una volta praticati i tagli ossei, dobbiamo spostare il frammento osseo distale per riallinearlo, e questo è possibile facendo leva con uno strumento curvo. Una volta raggiunto il grado di correzione desiderato, useremo o una o due viti, come in questo caso, per stabilizzare i due frammenti ossei, in modo da evitarne uno spostamento indesiderato nel post-operatorio. Le viti metalliche non saranno da togliere se non nel caso in cui diano fastidio, a distanza di almeno 3 mesi dall'intervento. A questo punto passiamo ad eseguire l'osteotomia della falange prossimale, per la quale, anche in questo caso, usiamo la fresa da 2 mm, inserita attraverso un altro piccolo taglio della pelle. Dopo quest'ultimo gesto chirurgico l'operazione è terminata. Dopo aver abbondantemente lavato la ferita profonda, si suturano i tagli della pelle con un filo riassorbibile, che quindi cadrà da solo senza bisogno di essere rimosso dal medico dopo 2 settimane. Nella tecnica classica, detta anche a cielo aperto, il taglio della pelle è di circa 6 cm. Si tratta della tecnica che utilizzo quasi sempre, in quanto mi permette di essere molto preciso nei tagli, perché ho una visione perfetta delle strutture anatomiche che si trovano sotto la pelle. Questa tecnica poi non causa più dolore o gonfiore della tecnica mini-invasiva. Come potete vedere dalle immagini, poi, benché il taglio sia più lungo rispetto a quello mini-invasivo, la perdita di sangue è ridotta veramente ai minimi termini. Dopo l'incisione della pelle, il taglio procede più in profondità, fino ad arrivare alla capsula articolare, che una volta aperta permette di vedere l'osso e l'articolazione. A questo punto si procede ad eseguire la liberazione dei tessuti molli contratti sulla faccia laterale dell'articolazione. Si tratta di legamenti che mantengono la deformità e che devo quasi sempre liberare per facilitare il riallineamento del dito. Giunti all'interno dell'articolazione, usando una mini sega, si toglie la sporgenza ossea che, come abbiamo detto all'inizio del video, è la responsabile dello sfregamento contro la tomaia della scarpa. Dopo questo primo taglio osseo, dobbiamo eseguire un taglio del primo metatarsale in modo da poter mobilizzare tra di loro i due frammenti, sia in senso laterale, come indicato dalla freccia verde, che eseguendo una rotazione, come schematizzato dalla freccia rossa. Lo scopo è quello di riallineare la superficie articolare facendo sì che guardi in avanti e non sia più inclinata verso l'interno. Una volta raggiunto il grado di correzione desiderata, dobbiamo stabilizzare tra di loro i frammenti ossei, utilizzando delle viti che possono essere metalliche o riassorbibili. Lo scopo delle viti è quello di evitare uno spostamento indesiderato nel corso delle prime settimane, durante le quali si formerà del nuovo osso che renderà quindi definitivamente stabili i frammenti. Solo a questo punto le viti, sia che siano metalliche che riassorbibili, non svolgeranno più alcuna funzione. Personalmente uso quasi sempre delle viti riassorbibili, che con il passare dei mesi successivi saranno sostituite dal nuovo tessuto osseo. Dopo 9-12 mesi la vite sarà praticamente scomparsa. Dopo aver ottenuto una buona sintesi con le viti, possiamo rimuovere la parte residua di osso sporgente utilizzando di nuovo la stessa piccola sega usata in precedenza. Nella parte finale della correzione chirurgica ci spostiamo a livello della falange prossimale, da cui tagliamo e asportiamo una piccola fetta di osso. Il taglio è incompleto, cioè mira a lasciare intatta la porzione opposta,
attraverso cui facciamo leva per ruotare l'osso su se stesso e ottenere un grado di correzione ancora maggiore dell'alluce. In questa immagine potete vedere la radiografia prima e dopo l'operazione. Nella radiografia di destra, quella cioè dopo l'intervento, potete apprezzare come sia stata rimossa la sporgenza dell'osso e come l'allineamento complessivo dell'alluce sia ora decisamente soddisfacente. Il piede operato sarà protetto da un bendaggio elastico che deve essere cambiato solo dal vostro chirurgo, che vi dimetterà 1 o 2 giorni dopo l'operazione. Potrete appoggiare il piede con tutto il peso a patto di usare una scarpa post-operatoria tipo quella raffigurata nella foto, che a seconda dei casi è tenuta tra 3 e 6 settimane e con la quale potete camminare fino a 15 minuti di seguito ogni ora prima di mettervi seduti o sdraiati con il piede ben sollevato per evitare che gonfi. Per lo stesso motivo dovete evitare anche di stare seduti con il piede abbassato o stare in piedi fermi come ad esempio per stirare o cucinare. La medicazione è cambiata in studio dopo una settimana. Si tratta di un semplice cambio del cerotto e del bendaggio che non causano alcun dolore. I punti di sutura della pelle sono riassorbibili e non ci sarà quindi lo stress di doverli rimuovere. Dopo l'intervento evitate di bagnare il bendaggio, magari facendo la doccia o il bagno, ma se proprio non tollerate di lavarvi a pezzi, sappiate che in commercio esistono dei sacchi protettivi in plastica che trovate in farmacia o nei negozi di ortopedia, ma che è comunque sempre meglio avvolgere con del cellophane da alimenti per cercare di renderlo ancora più impermeabile. Molti pazienti sono giustamente spaventati dal possibile dolore che potrebbero avere dopo l'operazione. Mi sento di tranquillizzare tutte queste persone perché, grazie alla tecnica chirurgica e alle tecniche anestesiologiche che vi ho illustrato, il dolore nel post-operatorio è ridotto ai minimi termini, permettendo ai pazienti di non assumere più antidolorifici nella maggior parte dei casi già a partire dopo pochi giorni dall'intervento. La pressoché totale assenza di dolore permette a questo paziente di circa 73 anni di camminare senza particolari problemi utilizzando la scarpa post-operatoria sinistra a distanza di 1 settimana dall'intervento. In questo secondo caso la paziente, una donna di poco più di 50 anni, non solo non lamenta praticamente dolore, ma presenta già una ottima mobilità dell'alluce del piede sinistro, con cui a distanza di sole 3 settimane dall'intervento riesce addirittura a camminare sulla punta dei piedi, evenienza peraltro non così frequente in così poco tempo. Quest'altra paziente, di nuovo una donna ma questa volta di quasi 80 anni, cammina molto bene sia con le scarpe chiuse, comode, larghe come quelle da ginnastica, ma anche scalza. Potete infatti vedere come presenti una deambulazione più che soddisfacente a distanza di circa 2 mesi dall'intervento anche in punta di piedi. Comprensibilmente ci sono dei rischi e delle possibili complicanze legate alle operazioni, tra le quali la rigidità dell'articolazione, la recidiva della deformità, il gonfiore persistente del piede che talvolta permane anche per molti mesi, soprattutto se già soffrite di insufficienza venosa alle gambe. Prima di decidere di sottoporvi all'operazione è bene che discutiate con il vostro chirurgo tutti questi aspetti, considerando che talvolta, benché per fortuna sia poco frequente, la completa guarigione può richiedere anche più di 6 mesi di tempo, talvolta 1 anno.